Ciao e bentornati alla mia raccolta di punti tunisini. Io sono Sara e oggi vi presento uno dei punti più popolari e più belli del repertorio di punti tunisini, ovvero il punto a nido d'ape. Questo qui. Il punto a nido d'ape, come vedete, non ha particolare tendenza ad arrotolarsi. È la combinazione di due punti che vi ho già mostrato, ovvero il punto semplice e il punto rovescio. Si lavora partendo da una catenella preferibilmente in numero pari di maglie. Questo è il retro del lavoro e io direi di andare a cominciare. Bene, eccomi qua. Come al solito, come di consueto, ho già iniziato, mi sono portata avanti col lavoro e ho fatto una riga di base classica di 14 punti. Per me vale come riga numero 1. Nella riga numero 2 iniziamo col punto stesso. Come vi ho detto in anteprima, il punto a nido d'ape si compone usando due punti che vi ho già mostrato precedentemente, ovvero il punto semplice e il punto rovescio, niente di più semplice. Trattandosi di un uncinetto tunisino, come già vi ho spiegato in altri tutorial, ho bisogno di un numero pari di maglie, parlando di coppie di punti, nell'insieme della trama del progetto, il primo punto, così come l'ultimo, vanno a rappresentare una sorta di cornice del nostro lavoro, che quindi non vengono toccati dal punto stesso, ma vengono sempre lavorati allo stesso modo, ovvero il primo punto non viene lavorato, nel senso che è già sull'uncinetto, e l'ultimo punto verrà fatto come punto finale, punto di fine riga, nella maniera che vi ho già insegnato standard. Ma andiamo a cominciare. Allora, primo punto sull'uncinetto si considera già lavorato. Andiamo a prendere la seconda barretta verticale, questa, e qui andiamo a lavorare un punto semplice tunisino, che come sapete si esegue in questo modo, passando con l'uncinetto sotto la barretta verticale anteriore, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso e lo portiamo sull'uncinetto. Il secondo punto della coppia, come vi ho detto, è un punto rovescio. Quindi, per crearlo, come sapete, ho bisogno di portare il filo in avanti, che per comodità appoggio sull'uncino, e vado sempre a inserire l'uncinetto da destra a sinistra sotto la barretta verticale successiva, riporto il filo indietro per portarlo sull'uncinetto, passo attraverso la soletta e ho creato il mio punto rovescio. Ed ecco qua. Adesso andrò a fare questa coppia di punti fino alla fine della fase di andata. Quindi punto semplice, punto rovescio, punto semplice, punto rovescio, semplice, rovescio, semplice, rovescio, semplice e rovescio. Come anticipato, nell'ultimo punto della riga, nella fase di andata, noi andiamo a lavorare come sempre il nostro punto di fine riga, inserendo l'uncinetto allo stesso tempo sia sotto la barretta frontale verticale che sotto la barretta posteriore verticale, così. Raccogliamo il filo, lo passiamo attraverso e abbiamo concluso la fase di andata. La fase di ritorno è quella standard, dunque raccogliamo il filo sull'uncinetto e lo facciamo passare attraverso una sola asola dapprima, raccogliamo di nuovo il filo sull'uncinetto e lo passiamo attraverso due asole contemporaneamente e ripetiamo questo secondo movimento fino a che non abbiamo scaricato tutte le asole, tutti i punti dall'uncinetto e ci ritroviamo con una sola asola sull'uncinetto, perché come sapete nel tunisino si ha sempre almeno un'asola sull'uncinetto, ok? E questa era la riga numero 2, diciamo la prima riga, scusate, della trama del punto. Nella terza riga, che è la seconda riga del punto stesso, noi andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto nella riga precedente, ma invertendo la sequenza dei punti. E quindi laddove abbiamo fatto una maglia semplice nella riga precedente, andiamo a fare un punto rovescio. Quindi qua dove c'era la maglia semplice andiamo a fare il punto rovescio, così. E laddove c'era
il punto semplice tunisino, andiamo a fare, scusate, là dove c'era il punto rovescio tunisino, andiamo a fare una maglia semplice. Ed ecco qua. Ancora non si vede bene la trama, ma dopo qualche riga è chiaramente evidente. Quindi rovescio, semplice, rovescio, semplice, rovescio, semplice, rovescio, semplice, rovescio, semplice, e andiamo a finire esattamente come in precedenza con il punto finale, il punto di fine riga, fatto sempre alla stessa maniera, e ritorno. Ed eccomi qua, già si notano un po' di cellette del nostro nido d'ape, e questo punto dunque è fondamentalmente creato in sequenze di 2 righe, costruendo sempre una maglia opposta rispetto alla maglia che ci troviamo davanti. Quindi nella riga numero 4 noi vediamo che sotto abbiamo un punto rovescio, quindi sappiamo che dobbiamo andare a lavorare un punto semplice tunisino. Idem qui, vediamo il punto semplice e sappiamo che dobbiamo andare a fare il punto rovescio. Bene, io ora proseguirò per qualche riga ancora per farvi apprezzare al meglio la bellissima trama che questo punto produce. Vi faccio vedere la chiusura del punto e quindi ci vediamo tra un attimo. Eccomi qui, ho lavorato qualche riga in più e niente, spero si apprezzi appieno la trama, che ho scelto questo filato marmorizzato pensando di ottenere un bel effetto. In effetti l'effetto è bello, ma non so se si nota bene la trama. Ve la faccio vedere in questo progetto, che ovviamente adesso sembra enorme perché è un cuscino, è fatto con un filato piuttosto grosso, e questo è il punto a nido d'ape. Vedete? Che bello! È veramente uno dei punti più belli e più caratteristici del repertorio tunisino. Qualcosa di simile penso si possa ottenere lavorando ai ferri, non con l'uncinetto classico, direi. Ok, e ora vi voglio fare vedere la chiusura del lavoro, che come sapete io amo fare usando il punto stesso, perché altrimenti esiste un modo standard che vi ho mostrato nel video specifico. Comunque, qui diciamo che voglio chiudere il lavoro, mi trovo in questa riga finale, quindi qua avevo iniziato nella riga precedente con un punto semplice, quindi vado a lavorare un punto rovescio, così, e lo vado a chiudere. Poi punto semplice e lo vado a passare, rovescio e lo passo, semplice e lo passo, e così fino alla fine. Ecco qua, il penultimo punto è un punto semplice e vi volevo mostrare ancora una volta come chiudo la chiusura stessa del lavoro, no? E lo chiudo utilizzando il punto di fine riga. Così ottengo un bell'angolo, lo faccio passare e qui l'angolo è perfetto. Ecco qua il nostro punto a nido d'ape. Delizioso anche e soprattutto vi do questa dritta se lavorato in tondo con 2 colori diversi. Viene veramente un bellissimo effetto brioche, diciamo. Bene, questo è tutto anche per oggi, spero che il punto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio per seguirmi numerosi, vi invito a iscrivervi al mio canale e se volete anche al mio primo canale che è totalmente in inglese, dedicato all'uncinetto tunisino e ad altre tecniche. Vi lascio il link in descrizione e qui in alto a destra sul vostro schermo. Alla prossima dunque, bye bye!